Siamo dei grandi distrattoni. A dirlo non sono io, ma è la neuroscienza. Stavo leggendo un articolo molto interessante sulle banconote false. Le banconote false sono un grosso problema per tutti gli stati in tutto il mondo, perché noi esseri umani, siamo molto disattenti. Non importa quante funzioni di controllo, quanti, fili di filigrana, quante cose nascoste, ologrammi, tutte le cose di sicurezza che mettono dentro le banconote, però noi siamo molto distratti e siccome nessuno va in giro con la macchinetta che controlla le banconote vere e quelle false, ci sono in circolo un sacco di queste banconote false. Ma perché noi siamo così distratti? Perché il nostro cervello è abituato a scorrere velocemente le cose di cui ha bisogno e a ignorare tutto il resto. Se avete mai fatto quel gioco dove vi fanno vedere due fotografie leggermente diverse l'una dall'altra, saprete quanto è difficile trovare le cose che sono diverse, trovare i particolari. A volte questi particolari sono anche esageratamente grandi, però solo dopo una visione molto 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 accurata noi ci rendiamo conto di dov'è la differenza. Ci sono un sacco di esperimenti che, se ve li racconto, sembrano incredibili. Mi piace moltissimo quello del gorilla. C'è questo video dove ci sono delle persone che giocano a pallacanestro e si chiede alla persona che guarda il video, ecco, conta quante volte va in canestro la persona con la maglietta rossa, già allora non mi ricordo, e chi guarda si concentra e conta i numeri di canestri. Poi alla fine della visione del video, che dura pochissimo, 1 minuto, 30 secondi, non ricordo, si chiede: hai visto il gorilla? E le persone cadono dal pero. Che gorilla? Poi si riguarda il video e ci si accorge che a un certo punto del video entra una persona travestita da gorilla e attraversa tutto lo spazio visibile del video. L'ho fatto anche io questo esperimento e anch'io sono caduta dal pero perché non lo sapevo, naturalmente, non me l'hanno detto, perché se sapete che dovete aspettare l'ingresso del gorilla lo vedete, ma se nessuno vi dice niente, boom, incredibile, perché quando il nostro cervello è impegnato a fare una cosa, ignora tutto il resto. Ci sono tantissimi altri di questi esperimenti, ce n'è uno dove qualcuno si ferma per chiedere un'informazione a un passante, poi viene interrotto da due operai che portano una lastra di qualcosa che oscura la visione e nel mentre la persona che chiede le informazioni viene scambiata con un'altra persona completamente diversa e chi stava dando le informazioni non si rende conto che c'è stato uno scambio di persona. Insomma, siamo degli esserini un po' distratti e a meno che non ce lo diciamo con tutta la forza di volontà, cervello fai attenzione, non ci accorgiamo praticamente di niente.